l'aeroporto e adesso ci dirigeremo verso il nostro hotel. Siccome le Phi Island sono un parco naturale, appena arrivi ci sono 20 baht a testa da pagare di ingresso, ma 20 baht sono praticamente poco più di 50 centesimi, quindi direi che si può fare. Eccoci qui, allora abbiamo lasciato la valigia al ragazzo dell'hotel, perché gli hotel qui a Phi Island ti vengono a prendere il porto, buona parte degli hotel, e ti prendono la valigia perché ovviamente essendo un'isola dove non ci sono i mezzi a motore, a parte le barche, cosa succede? Che loro ti prendono le valigie e poi tu a piedi puoi andare o da solo o seguendoli. Intanto vi facciamo vedere una parte di Ton Sai Village, l'altra parte la vedremo stasera. Wow! Stasera qualcuno farà shopping, questo qualcuno sono io. Tanto vi faccio fare un giretto ed è tendenzialmente l'unico villaggio presente sull'isola. Ovviamente in base al tipo di vacanze che volete fare, valutate da che lato dell'isola stare. E qua a quanto pare è una parte di ristoranti. Sicuramente questo è il lato dell'isola un po' più costruito. Direi che qua da mangiare ce n'è ed è anche coperto. Questa è la nostra villetta presso Phi Villa Resort, è collegato molto bene, abbiamo fatto la passeggiata di un quarto d'ora e abbiamo visto che possiamo arrivare al Ton Sai Village facilmente, ma allo stesso tempo se vogliamo anche qua intorno comunque ci sono ristorantini, c'è di tutto, quindi se uno volesse anche solo chillare basta, perfetto. Ma guardate la stanza come si presta bene al chill, terrazzino con una vista mare, e ora quando vedrete com'è la villetta capirete che avere la vista mare in questo caso ha senso pagarla, no Nick? Perché è una vista bellissima. Ok, quindi questo è il terrazzo all'ingresso, l'ingresso è da questa vetrata bellissima, entriamo dentro, voilà, guardate che carina. Di qua abbiamo postazione trucco, TV, frigo bar, salottino direi, carino. E poi andiamo in bagno. Comunque la stanza è bella grande, cioè che si capisce perché la chiamano villa. Questo è il bagno dove tu entrando hai il mega specchio col lavandino e hai a destra il water con la finestrella verso la doccia e a sinistra hai per l'appunto la doccia. Ci stiamo andando dalla nostra villetta verso la spiaggia e in generale giriamo un po' il resort. Direi che è super carino. Questa è la spiaggia, è riservata, circoscritta perché ovviamente ci sono le barche che girano. E guarda, grazie al fatto che la spiaggia è privata hanno potuto isolare la parte del mare per non avere le barche come loro, perché di là se no si può fare il bagno, c'è la spiaggia diciamo quella più pubblica ma è piena di barche. E quello è comunque il ristorante del villaggio, stupendo. E lì in fondo vediamo il Ton Sai Village, tutti gli isolotti intorno, bellissimo. Questo è il ristorante collegato al villaggio che fa anche da bar e puoi metterti qui e chillare con la vista, mica male ragazzi. Di qua arrivi dal villaggio, c'è anche il supermercato, il mini market, sempre di proprietà del nostro villaggio, e di qua hai la piscina per piccoli e per grandi, con lettini di tutti i tipi, in dotazione anche il gattino. Ecco qua ragazzi. Abbiamo approfittato della Golden Hour per farci una bella passeggiata lungo le spiagge negli intorni del resort. Abbiamo così finito la giornata con un bel tramonto tra Love Beach e Viking Beach. Buon giorno 3 in Thai in questo bellissimo capodanno 2024-2025. Stamattina appunto ci siamo rilassati in piscina, dopo un po' di sano riposo di prendere il sole e abbronzarsi, siamo andati in palestra, abbiamo fatto un'oretta di allenamento, ora ci siamo rinfrescati con una bellissima doccia e via pronti alla conquista del pranzo. Adesso stiamo andando verso il villaggio Ton Sai Village, che è l'unico vero villaggio presente sull'isola di Phi Phi Don, e dopodiché il nostro obiettivo è girovagare un pochettino per la cittadina per farvela vedere
e anche andare a vedere l'altra spiaggia che è dall'altro lato rispetto a dove c'è il porticciolo. E infine verso il tramonto faremo il trekking verso il punto panoramico 1 e il punto panoramico 2 per osservare il tramonto dall'alto. Quindi venite con noi! Si sviluppa tutto così, con questa passerella super curata che a tratti con vista mare, come vedete adesso, fino ad arrivare sempre più vicino al porto, dove non avete più tanto vista mare ma più appunto i negozi e ristoranti su tutti e due i lati, ma sono tutte piene di negozi di souvenir, un sacco di negozi di tattoo e ristorantini, caffè e gelaterie. L'isola ovviamente è comunque un sali e scendi, per ora nulla di troppo faticoso. Adesso noi ci stiamo avvicinando al porto, guardate durante il giorno già quanto è pieno di navi che attraccano, arrivano e vanno. Non vi consiglio di stare attaccati al villaggio, ma vi consiglio di stare nella zona più a sud, tipo dove siamo noi. Come riferimento potete prendere il nostro villaggio che è PP Villa Resorts, e secondo me potete stare lì come zona perché a piedi arrivate in 5-10 minuti, in pieno centro, anche la sera, è illuminato, però almeno è un po' più rilassante per far prato. Alla sera qua si illumina e qua questi ristoranti che sono qui sulla destra, la sera, oltre ad offrirti una bella cenetta di pesce sulla spiaggia che si fanno pagare, ma una volta ogni tanto ci sta, alcuni locali offrono anche spettacoli di fuoco. Vi ricordo che sull'isola non ci sono auto, quindi si va a piedini, però veramente stiamo parlando di distanze minime e fa anche piacere. Di giorno c'è più via vai, la sera c'è proprio un'atmosfera di relax totale. Noi siamo diretti al mercato dove andremo a mangiarci 2 spiedini. Questo è il punto di ritrovo dove di solito le persone dei vari resort vi vengono a prendere. Quindi se state in un resort sull'isola, prenotate in un resort, vi avviseranno che ci sarà una persona che vi verrà a prendere e si farà carico delle vostre valigie, e il punto di ritrovo di solito è qui, ma appena scendete dalla barca già troverete un sacco di persone con il nome del resort, quindi non vi preoccupate che loro vi vedono prima che li vediate voi, non c'è modo di perdersi. Eccoci giunti al mini mercato, vendono un po' di spiedini di tutti i tipi, tipo questo ne ha un po', questo già può andare, perché ce li ha anche di pesce. Chi fa altro cibo take away, ce n'è per tutti i gusti. Sull'isola di Phi ragazzi ci sono tanti musulmani, cioè gli abitanti dell'isola sono musulmani, nonostante siano thailandesi. Il nostro pesciolone che adesso Nick con tanta gentilezza pulirà. In giro per le viuzze di Tonsai è pieno, come potete vedere, di agenzie che vi offrono escursioni giornaliere intorno alle isole Phi, perché le isole Phi in realtà sono formate, mi pare, da 6 o 7 isole in generale. Phi Phi Don è l'unica che è davvero abitata, non da tanti, ed è l'unica dove ci sono appunto gli hotel. Se voi venite a prenotare sulle isole Phi Phi sarete per forza qui e qui per forza ci passerete. Noi adesso ci stiamo dirigendo verso l'altra spiaggia, quella di fronte al porto di Tonsai. Eccoci arrivati alla spiaggetta. Feedback non è bellissima, ma come neanche quella di Tonsai. No. Diciamo che le spiagge migliori delle Phi Phi Island non sono a Phi Phi Don. Phi Phi Don ha tutti i servizi, ma le spiagge e le acque cristalline le trovate fuori, quindi facendo le escursioni in barca. E ragazzi, contrattate, perché veramente le agenzie sono tante, non ha senso accettare sul primo colpo. Sì, vi devo dire che a livello di pulizia dell'acqua e pulizia della spiaggia, questa penso sia tipo la peggiore vista finora. Sì, non ne vale la pena. Questo locale è molto carino invece su questa spiaggia, che si chiama Freedom Bar, ok? E qua si può chillare e secondo me hanno anche le hour, quindi sì,
Quello che leggevo anche online, tutti consigliavano, visto che non è granché figa come zona per fare balneazione, si mobilita molto verso l'orario delle happy hour, proprio perché ci sono tantissimi bar, vedete? Mettono un sacco di DJ e si fa un po' di happy hour party. Ecco, se invece venite qui per rimorchiare, questo pool party, che a quanto pare si tiene ogni giorno, potete venirci stravolentieri perché a tutti gli effetti è un pool party. Adesso sono le 3 di pomeriggio e loro sono già carichi, quindi perché no? Assolutamente sì, ci sta e avete anche la vista. Ci stiamo dirigendo al punto panoramico per goderci il tramonto, come promesso. Intanto vi sto facendo vedere il percorso del nostro resort, che è fatto su questa stradina un po' più laterale, non proprio in pieno centro di Tonse Village, che è meno affollata, anche più piacevole la passeggiata, ma è anche, come vedete, molto in parte local. In giro per strada si trovano un sacco di gatti, sia cuccioli che grandi, belli belli, ma tenuti bene, non tipo randaggi. Ciao amicetto! Ok, stiamo salendo i gradini che portano al punto panoramico numero 1. L'ingresso a pagamento 50 baht, vuol dire poco più di €1 a testa. La gradinata continua. Eccolo qua. È un punto panoramico curato, quindi si spiega perché lo paghi, perché per mantenerlo, su più livelli. Vedete, ci sono più livelli di osservazione, anche lì. E qua ti dice viewpoint 1 e soprattutto guardate, ci sono anche diverse postazioni per farsi le foto. Questa è la vista. Vedete che carina che si vede proprio. Noi siamo su un lato di Pipidon, quello è l'altro lato, e qua in mezzo c'è la lingua che forma la H. Queste sono le varie postazioni per le foto. Giardini di questo tipo mi fanno proprio sentire in Thailandia. E questo è il punto panoramico numero 2. Quando arrivate fino in alto, che tanto sono collegati, qua, a parte anche qui, come vedete, diversi livelli di osservazione, c'è anche un caffè e un negozietto. Il negozietto, il caffè lì, così dopo un po' di fatica potete farvi una pausa. Guardate quanta gente sta osservando. Questa è la sito al tramonto. Vi ricordo che siamo a gennaio. Buongiornissimo! Oggi sveglia all'alba per fare snorkeling, vedere Maya Bay, il tutto all'alba, prima che arrivino altri turisti. Questo è il lato posteriore da dove si entra a Maya Bay a piedi. Si paga l'ingresso 400 baht a testa, che sono poco più di 10 euro a testa. Non è poco raga, però lo fanno per conservare la baia, visto che comunque fino al, mi pare, 2022 è stata chiusa per farla riprendere dall'eccessivo turismo. Infatti noi quando siamo venuti nel 2019 Maya Bay l'avevamo vista solo dalla nave, non siamo potuti accedere. Questa volta ci torniamo per accedere e vederla da vicino e camminarci. Qui non si può nuotare. Ecco la passerella ragazzi per arrivare a The Beach. O meglio, esatto, o meglio a Maya Bay, che è stata ripresa nel film The Beach con Leonardo DiCaprio. Insomma, se non l'avete mai visto andatevelo a vedere perché è un bellissimo film. Ecco qua. E quando uno dice per cosa sto dando 10 euro, guardate,
per il mantenimento di tutto ciò. In più guardate, noi siamo venuti all'alba, quindi la nostra escursione è iniziata alle 6:30, adesso sono le 7:12, siamo arrivati, ci ha dato un'ora per stare qua, è strabello, a parte che va bene, in questa stagione non è tanto umido, però comunque dopo fa più caldo. E due, c'è molta meno gente, te la godi. Io non oso immaginare quando ci sono tutti i barconi che vengono anche dalle altre isole per fare l'escursione giornaliera come abbiamo fatto noi nel 2019. Che casino che c'è qua non passi. C'è anche il bagno, direi. Se la sveglia al mattino ho dato solo di stomaco. Esatto. E in fondo si intravede già la spiaggia. Un po' di gente ce n'è comunque già adesso. Wow, ragazzi, guardate che acqua, è proprio come nel film, trasparente come in una piscina. Comunque qua ti raccontano che in effetti qua gli squali ci sono. Don't keep walking to the rock there because the Maya Beach is the safety zone. We do protecting the coral reef and the bay here. Please, you have a row only on the beach. Only. Direi che vi ha detto tutto. Come avete sentito, lui sta raccontando e ricordando a tutti insistentemente. Sa che si sta arrabbiando con qualcuno. Comunque, insistentemente lui sta dicendo forse ce l'ha con qualcuno che si sta aggrappando a qualche radice. Ora che il tizio ha finito di essere incazzato, vi faccio vedere. Allora, si può entrare in acqua solo a bagnarsi i piedini, non si può andare in fondo, non si può aggrapparsi sulle rocce, non si può fumare, non si può lanciare i droni, tutto per proteggere ovviamente la baia. Si può solo godere della baia. E intanto ragazzi, cioè, no filter, guardate che acqua, cioè super trasparente. Lo potete entrare solo, fai conto, nei primi 20 centimetri, non di più. Ora guardate già quanta gente c'è, immaginatevi dopo. Però adesso ragazzi riuscite ancora a fare delle foto da soli, ma tra un'ora secondo me questa cosa sarà pressoché impossibile. I ragazzi in arancione che stanno andando via in lontananza, le ragazze che sono lì nell'acqua, ci spiegavano che ogni giorno questi ragazzi si occupano di verificare la qualità dell'acqua nella baia per salvaguardare l'ambiente e soprattutto la vita marina, perché qua vivono gli squali e ci dicevano che spesso, quando soprattutto non c'è gente e l'acqua è più bassa, si possono intravedere delle pinne di squalo in giro qui. Stavamo discutendo con Nick il fatto se vale la pena 6:30 o se anche alle 7 va bene partire da Pipidon, e sì, al limite, alle 7 al limite. Adesso sono le 7:44 e guardate come si è già riempita la spiaggia rispetto a prima. Se riuscite partite alle 6:30, se proprio per voi è una cosa indiscutibile partite alle 7. Guardate, adesso sono quasi alle 8, guardate quanta gente sulle passerelle, prima eravamo soli e uno diceva vabbè dormo un'ora in più, sì ok, questo è il risultato. Guardate che acqua, è pazzesca. Qua stiamo entrando in Pile Lagoon. Da modo mio. 1, 2, 3, via! Fai così.
siamo a Monkey Beach, una spiaggia che teoricamente doveva essere piena di scimmie, magari una volta lo era, adesso non ce ne sono, probabilmente perché è troppa gente. E di fronte c'è già il Townside Pier, per capirci. Però c'è molta vegetazione carina. È una bella vista. Allora, le nostre 3 ore di barca privata stanno volgendo al termine. Io e Nick siamo soddisfatti, soprattutto per il concetto di aver visto l'alba, per il concetto di visitare Maya Bay quando ancora non è troppo piena di turisti, ma quello che vi vogliamo dire, la nostra premessa è che secondo noi o prendete la barca privata per 3 ore se non vi interessa vedere le altre spiagge, le altre isole, e per farla così all'alba come abbiamo fatto noi, altrimenti per farla, che ne so, alle 7:30, 8, 9, tanto vale che vi prendete l'escursione giornaliera con il gruppo, perché tanto l'esperienza che avrete è la stessa identica. Gli unici momenti più privati che avrete saranno in barca, ma vi garantisco che non riuscite a parlare perché c'è il rumore del motore e ci sono le onde alte. Quindi ribadisco, ragazzi, se volete fare l'esperienza all'alba prendetevi la barca privata, altrimenti fatevi pure l'escursione giornaliera e a quel punto fatela per tutte le 6 ore che vi offrono, visitando anche Bamboo Island e altri posti panoramici e anche dove vi fanno fare snorkeling. Tornati dall'escursione, la città si sta svegliando, volevo dire. Comunque, piccolo scam, in cosa consiste? Ovviamente le agenzie, pur di vendervi l'escursione, talvolta vi dicono sì a delle richieste che fate, ma che nel 95% dei casi non verranno poi ascoltate. Noi abbiamo preso l'escursione chiedendo se, punto 1, potevano riportarci all'hotel, visto che ci sono le navi che attraccano al nostro hotel e si trattava di attraccare a una spiaggia a 300 metri dal mare. E punto 2, se potevano farci un piccolo pit stop alla Shark Point. Ecco, in nessuno dei 2 punti è stato svolto, perché per il Shark Point a Long Beach ci hanno detto che non fa parte del booking, quindi della prenotazione, e invece il drop off alla villa, quando gliel'ho chiesto, mi ha guardato con gli occhi sbarrati come per dire non capisco quello che vuoi. Nell'attesa di riprendere il traghetto per Phuket stiamo esplorando il lato a sinistra dal porto venendo dal mare. Finora quello che abbiamo potuto vedere è che da questo lato è pieno di chioschetti che propongono corsi di diving anche per gli starters. Ora vi porto con noi. Il mare, anche se vicino al porto, è molto più profondo e più pulito. L'acqua è qualitativamente più bella nonostante tutte le barche intorno. Poi raga, resta il fatto che questi non sono i posti migliori dove fare il bagno se siete precisini e perfettini come Nick, che se ci sono le barche non fa il bagno. Però ecco qua l'acqua è davvero trasparente, è davvero turchese e merita. Lungo tutta la strada principale che è parallela alla spiaggia è pieno non solo di ristoranti caffè, ma soprattutto dei ristoranti tipici stile un po' mensa, buffet, dove portano tutte le persone che vengono con l'escursione giornaliera dalle altre isole. E lì c'è già il porto.